Si fa presto a dire Vaticano, ormai tutti abbiamo in testa la sua collocazione al centro di Roma, fulcro della Chiesa cattolica in Occidente e sede ufficiale del Papa. Ma da quando esiste questo Stato e quali sono i suoi confini? Oggi scopriremo la genesi della sua Costituzione, il suo significato simbolico e il ruolo che gioca nella società contemporanea. Prima di continuare con la storia di Città del Vaticano, ti rivolgo un piccolo appello. I nostri video sono visti da milioni di persone ogni mese, ma gli iscritti sono molti meno. Puoi sostenere il nostro progetto di divulgazione culturale iscrivendoti e seguendoci sui social. Basta un click. Grazie mille. Non parto dall'editto di Costantino del 313 d.C., diamo per assodato che conosciamo tutti il fatto che la Chiesa cristiana si sia affermata nel corso dei secoli e che abbia avuto come fulcro la città di Roma, a parte la breve parentesi della cattività avignonese nel XIV secolo. Ho detto Chiesa cristiana, ma naturalmente non includo la Chiesa cristiana ortodossa, che dal 1054 è separata da quella cattolica di Roma. Di questo ne parleremo in un video a parte. Bene, lo Stato Pontificio è, nel momento precedente al Risorgimento italiano, molto rilevante a livello territoriale nell'ambito della penisola italiana e si estende nell'Italia centrale e settentrionale, lo vediamo nella cartina. È composto da parte di 4 regioni attuali, ovviamente il Lazio, poi l'Umbria, le Marche, tutta la Romagna e anche Bologna in Emilia. È uno Stato con una monarchia teocratica assoluta, dove la gestione delle attività religiose e laiche coincidono. Bene, nel 1859 Cavour inizia a erodere territorio. Il Regno di Sardegna prima conquista la Romagna, poi nel 1860 prende le Marche. Al momento dell'unità d'Italia lo Stato Pontificio è costituito praticamente dal solo Lazio. Roma è ancora difesa dalle truppe francesi che resistono a diversi attacchi, anche guidati da Giuseppe Garibaldi, ma nel 1870 queste devono lasciare l'urbe per lo scoppio della guerra franco-prussiana e Vittorio Emanuele II ne approfitta con la breccia di Porta Pia. Roma è presa e viene indetto un referendum in cui si chiede ai laziali di scegliere se essere annessi, referendum che si conclude con la netta vittoria del Regno d'Italia con 133.681 voti favorevoli e 1.507 contrari. E il Papa che fine fa? Il potere della Chiesa è importante e la sua influenza ben lungi dall'essere dimenticata. Così il Regno d'Italia concede al Pontefice i palazzi e i giardini del Vaticano, i palazzi del Laterano, della Cancelleria a Roma e la villa di Castel Gandolfo. Oltre alla sovranità territoriale su questi palazzi, il Pontefice ha un appannaggio considerevole, 3.225.000 lire, pari a circa 15 milioni di euro odierni. Può avere una guardia personale e libertà completa per sé, non dovendo prestare giuramento al Re d'Italia. Il corpus di tutte queste norme prende il nome di legge delle guarentigie delle garanzie, ma il Papa lo considera comunque un abuso, scomunica i responsabili della legge e considera se stesso un prigioniero politico, una situazione di stallo che si protrae per oltre 60 anni. I rapporti fra Santa Sede e Regno d'Italia si congelano, ma nel corso dei decenni si sbloccano e arriviamo così alla data cruciale della Costituzione dello Stato del Vaticano, il 1929. Il problema per il Papa e i cardinali è questo. Loro sostengono che per esercitare una libera Chiesa debbano avere un libero Stato, non soggetto quindi all'autorità del Regno d'Italia. E Benito Mussolini è ben disposto a concederlo. L'11 febbraio del 1929 Pietro Gasparri per la Santa Sede e Mussolini per il Regno d'Italia firmano i patti lateranensi, in cui si configura più o meno l'attuale situazione politica tra Stato Vaticano e Italia. I punti principali sono l'istituzione dello Stato di Città del Vaticano, che ha confini ben definiti e sono costituiti prima di tutto dalla Basilica di San Pietro e dalla piazza, ma anche da tutta una serie di altri edifici adiacenti, li vediamo ora nella mappa. Il versamento da parte dello Stato italiano di una somma
cospicua 750 milioni di lire alle casse di Città del Vaticano. Questa somma però sarà poi modificata nel 1985 con la revisione dei patti lateranensi, che porteranno l'Italia a corrispondere l'8 per 1000 dei versamenti IRPEF alla Chiesa Cattolica, Chiesa che ogni anno incamera circa 1 miliardo di euro soltanto con questa voce. Il riconoscimento della religione cattolica come ufficiale per il Regno d'Italia, cosa che porterà all'ora di religione obbligatoria in classe e che sarà parzialmente rivista nel 1985 con la scelta opzionale di non frequentare. Questo aspetto è rilevante non solo per l'aspetto di fede, che fino al 1985 era quindi sostanzialmente obbligatoria, ma anche perché questa ora di insegnamento comporta un finanziamento indiretto a persone di un determinato credo religioso, la religione cattolica anziché quella ebraica o musulmana, ad esempio. Insomma, è una questione parecchio controversa. Il governo italiano acconsente anche a rendere le sue leggi sul matrimonio e sulla separazione conformi a quelle della Chiesa Cattolica di Roma e di rendere il clero esente dal servizio militare. I patti regolano poi un'infinità di altri aspetti della vita religiosa italiana e vaticana, la nomina dei vescovi e così via. Sono tantissimi e vi lascio il link in descrizione per chi voglia leggerli tutti. Il Vaticano è quindi costituito da San Pietro e da alcuni edifici che si trovano vicino, ma le proprietà della Chiesa Cattolica a Roma non si esauriscono a quel perimetro. Fra i tanti edifici che sono stati ceduti a Città del Vaticano ci sono San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, Castel Gandolfo, il Palazzo del Vicariato, quello del Sant'Uffizio, l'Università Gregoriana e così via. Questi non sono parte del Vaticano, ma sono di sua proprietà. Oggi lo Stato di Città del Vaticano è costituito da un territorio di 0,44 km², il più piccolo al mondo. Ha una popolazione totale di 825 persone che non sono soggette ad alcun tipo di tassazione. Può emettere una propria moneta, ma utilizza l'euro, una forma personalizzata della moneta europea, con il ritratto del pontefice e di alcuni edifici di culto. La curiosità è che, anche se Città del Vaticano non fa parte dell'Unione Europea, grazie agli accordi con l'Italia può utilizzare la nostra moneta. Oltre al suo ruolo religioso, lo Stato del Vaticano svolge un ruolo significativo nella diplomazia internazionale. Nonostante le sue dimensioni siano modestissime, ha stabilito relazioni diplomatiche con numerosi paesi, inviando ambasciatori in tutto il mondo e fungendo da mediatore in conflitti internazionali. La sua neutralità politica gli consente di agire come ponte fra le nazioni, pontifex d'altronde significa proprio questo, fautore di ponti, e di promuovere il dialogo e la pace, anche se purtroppo gli appelli del pontefice alla deposizione delle armi risultano quasi sempre inascoltati. Ma il Vaticano è anche al centro di un'infinità di questioni controverse, ad esempio la gestione, definiamola allegra, dello IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, finito nell'occhio del ciclone sia per l'affare Sindona, sia per il crack del Banco Ambrosiano, ma anche tante altre, e poi per la questione della pedofilia di alcune delle sue figure chiave o per la sparizione di Emanuela Orlandi. Queste sono tutte altre storie, è vero, ma si innestano perfettamente in quella complessa rete di rapporti che esiste fra lo Stato di Città del Vaticano e l'Italia. Scrivetemi nei commenti quale fra queste vorreste approfondire.